Ciao nomadi, come state? Perché ci troviamo qua? Anzitutto siamo in questo bellissimo parcheggio dove si può stare tranquillamente con il camper, siamo in mezzo alla natura, quindi posto davvero fantastico. C'è una bellissima spiaggia sotto per rilassarsi e godersi un po' il paesaggio. Inoltre c'è un bellissimo cammino e uno dei ponti tibetani più belli d'Europa, quindi adesso andiamo a scoprirlo. Ma prima, cari nomadi, devo chiedervi un favore. So che più del 40% di voi che guardate i miei video non siete iscritti al canale, quindi a voi non costa nulla, però per me è davvero importante. Pigiate il pulsantino con scritto iscriviti. Ma torniamo al video. Cari nomadi, purtroppo ho scoperto adesso che ho perso tutte le clip video, ma cercherò di raccontarvi lo stesso tramite le foto che per fortuna avevo sulla camera principale. Si inizia percorrendo questo tratto di strada fino ad arrivare alle prime scalinate. Da lì 300 gradini ti portano a quello che è il ponte tibetano più alto del mondo. Ebbene sì, avete capito bene, si chiama Ponte 516 e ci troviamo ad Arauca. Il nome del ponte prende dalla sua lunghezza, che è appunto di 516 metri, per un'altezza di 175 metri e poco più di 1 metro di larghezza. È stato costruito solamente in 2 anni. Il ponte è stato inaugurato nel maggio 2022. Purtroppo, causa Covid, è passato un po' tutto in sordina. Si trova sopra la gola del fiume Pavia. Vi assicuro che è un'emozione impressionante quella di attraversarlo. È composto da 127 grate di acciaio rigido, connessa una all'altra. Le campate a cui è attaccato il ponte semi-tibetano sono 2 campate a forma di V, le quali sono ancorate a sua volta alla montagna con dei cavi dallo spessore di 10 cm che vanno dentro la montagna viva per più di 70 metri. Inizialmente il progetto prevedeva solo 2 linee di cavi ai lati per l'oscillazione, ma in seguito si è deciso di aggiungere queste campate e aggiungere un'altra serie di cavi per diminuirla, perché all'inizio il ponte oscillava di più di 1,5 metri quando si camminava sopra. E siccome siamo andati a vedere il ponte all'ora del tramonto, perché solo quell'orario era disponibile, abbiamo deciso che avremmo fatto il giorno dopo il trekking. Quindi la mattina, svegliatici di buon'ora, siamo partiti. Sono 13 km tra andata e ritorno su questa bellissima passerella di legno tenuta benissimo. Si inizia passando sotto il ponte, dopodiché si prosegue nella gola scendendo i gradini e seguendo il corso del fiume Pavia. Tra l'altro, per chi non se la sentisse, una volta arrivati alla fine potrete prendere un taxi, quindi dimezzare il percorso totale. Da lì, ragazzi, vi assicuro che un purpurri di emozioni. Si continua a proseguire accanto al fiume con dei paesaggi fantastici, ricchi di cascate e anche di piccoli ponti tibetani. Il percorso di per sé non è difficile, a parte le scale all'inizio che decisamente spezzano le gambe se non sei un po' allenato. Ok, stiamo tornando indietro un po' a passo spedito perché vogliamo chillare un pochino. Quindi pensiamo in un paio d'ore di concludere tutto il cammino, anche perché per adesso easy, solo l'ultima parte è un po' in salita con un botto di scale e io odio le scale, quindi vi faccio sapere alla fine quanto ci abbiamo messo. Nomadi, adesso ci attende tutta questa bella salita per arrivare al ponte. Non sembra tanto, ma vi assicuro che lo è. Dopo 17 km aver fatto a camminare, lo è. Guarda come siamo mangiati. Siamo letteralmente morti adesso. Sono sudato frascico, penso di saper dito aleggio, ma ce l'abbiamo fatta. 1 ora e 30, davano 2 ore e 45 per finire, ce l'abbiamo messo 1 e 30. Ottimo. Ma dopo questa avventura, nomadi, ci spostiamo a vedere un posto speciale davvero, sia per energia che per storia. Sono in mezzo a questa bellissima foresta perché voglio andare a vedere le rovine di un castello. Ciudad Terrosa, uno degli insediamenti più antichi, ricchi e importanti di tutto il Portogallo. Pensate che alcuni ritrovamenti risalgono addirittura all'età del bronzo, cioè tra il 900 e l'800 a.C. È diventato subito molto importante
grazie al controllo che aveva sul traffico marittimo, e inoltre la città vantava delle mura di difesa molto alte. La prosperità di questa cittadella però non fece altro durante il periodo delle guerre puniche che attirare l'attenzione dei romani. A quel punto il generale Vitario si oppose all'avanzata delle truppe romane, riuscendo addirittura a fermarle sul fiume Duero, ovvero a Porto. Poi, a causa del suo assassinio avvenuto nel 138 a.C., l'impero romano avanzò prendendo il controllo di queste terre. Però i cittadini di questo villaggio non si lasciarono sopraffare e si barricarono all'interno delle mura, così che i romani iniziarono a usare le catapulte, uccidendo molti bambini e donne del villaggio. Con l'avvento dei romani hanno iniziato a costruire le prime case, le prime domus e la piazza principale che vediamo. Poi da quel punto è iniziato un lento declino che l'ha portata all'abbandono totale, nel primo secolo d.C. Qua invece abbiamo l'entrata, e qua spiega che c'erano 2 torrette ai lati per proteggere l'entrata, una porta ghigliottina della quale si possono ancora vedere gli incastri, che sono questi qua. Quindi qua si chiudeva la porta ghigliottina e c'erano anche 2 statue di guerrieri, una delle quali è esposta al museo. Tutte le case su pianta circolare, con annesso lo spazio per gli animali. Come vedete le case erano molto piccole, con tutte le varie entrate. Proseguendo su questa strada si arrivava alla piazza e al patio centrale, che vi mostro dopo. Da questa parte invece c'era l'unica casa su pianta romana e ci sono ancora i gradini per entrare. Cioè immaginate quante persone sono passate da questo gradino, e questa casa è del I secolo d.C. E proseguendo per la casa principale si arriva in quello che era il patio, o diciamo la zona di mercato, la zona delle fiere, la zona delle riunioni, dove la gente si trovava per vendere, scambiare, commerciare e tutto il resto. Ok, spiega praticamente che questa era l'entrata senza porta, questa era la casa principale e c'era addirittura una finestra con delle inferriate, e i pavimenti della casa dicono che dovevano essere molto curati. Non so come facciano a dirlo, però lo dicono. E tutti questi che vediamo più piccoli erano tutte, non gabbie, ma per mettere gli animali, insomma. Questa era una delle tipiche case della riforma delle case di Castro, e infatti qua potete vedere una riproduzione di come doveva apparire la casa molti anni or sono. C'era la casa principale su pianta tonda e di fianco i vari posti per il foraggio e per il bestiame. Questo invece era una specie di tempio dove si ergevano 2 grandi colonne romane e si può ancora vedere la base. E come questo popolo non vuole essere dimenticato nomadi, neanche noi vogliamo esserlo, quindi continuiamo il nostro viaggio. E ricordatevi che per viaggiare basta un pollice alzato e uno zaino in spalla. See you on the road, nomads!